Benvenuti, cercatori di bellezza che camminate tra le rovine e le rinascite del nostro passato, e benvenuti in sussurri dalla storia italiana. Io sono Giotto, o come mi chiamavano i miei contemporanei, Giotto di Bondone. Il mio nome è scolpito nei libri di storia dell'arte come colui che ha spezzato le catene della tradizione. Dicono che prima di me l'arte fosse rigida, dorata, immobile. Dicono che dopo di me le figure abbiano iniziato a respirare, a piangere, a toccare terra. Ma io non mi sentivo un rivoluzionario, non mi sentivo un profeta. Io ero un pastore, ero un ragazzo che guardava le pecore e disegnava su sassi sporchi di terra nel Mugello. Oggi la mia voce torna a voi non per parlarvi di tecnica o di prospettiva, ma per raccontarvi cosa significa vedere il mondo per la prima volta. Davvero vederlo, non come un simbolo sacro, ma come carne, sangue e cielo. Vi porterò nelle botteghe piene di polvere di Firenze, sulle impalcature scricchiolanti di Assisi e sotto la volta stellata di Padova, dove ho cercato di dipingere l'anima di Dio attraverso il volto dell'uomo. Prima di prendere il pennello e mescolare i colori di questa storia, vi chiedo un gesto, piccolo come un punto di luce in un affresco, ma potente come un pilastro. Se amate scoprire chi ha dato un volto alla nostra Italia, iscrivetevi al canale, unitevi a questa bottega di storie e scrivetemi nei commenti quale altro grande maestro vorreste vedere all'opera. Scrivetelo, perché l'arte esiste solo se c'è qualcuno che la guarda. Ora fate silenzio, dimenticate i neon e gli schermi luminosi, tornate indietro con me. Siamo nell'anno del Signore 1267. Immaginate una valle verde, aspra, silenziosa, il Mugello. Non lontano da Firenze, ma distante anni luce dal frastuono dei mercanti e dei banchieri. Qui non c'erano palazzi di marmo, c'erano querce, c'erano lupi e c'era la terra. La mia storia inizia con l'odore della lana bagnata e della terra smossa. Nacqui a Vespignano, figlio di un contadino, Bondone, un uomo semplice che misurava la vita con il ciclo delle stagioni e non con i fiorini d'oro. La mia infanzia non fu tra libri miniati o maestri di retorica. La mia scuola fu il pascolo. Sapete cosa impara un bambino quando passa le giornate da solo con il gregge? Impara a osservare, impara che le nuvole non sono linee curve e fisse, ma cambiano ogni secondo. Impara che un volto triste ha ombre diverse da un volto felice. Impara che la pecora che dorme ha un peso, una massa che schiaccia l'erba sotto di sé. L'arte bizantina, quella che andava di moda allora, la maniera greca, come la chiamavamo, diceva il contrario. Diceva che i santi dovevano fluttuare nel vuoto dorato, che non dovevano avere peso, che non dovevano assomigliare a noi, perché noi siamo peccatori e loro sono luce. Ma io guardavo le mie pecore e vedevo la perfezione di Dio nella natura. E così disegnavo. Non avevo carta. La carta costava quanto un regno. Avevo lastre di pietra liscia e pezzi di carbone spento o pietre appuntite. Disegnavo ciò che vedevo, non simboli, realtà. La leggenda racconta che un giorno passò di lì un uomo, un gigante dell'arte del tempo, Cenni di Pepo, detto Cimabue. Si dice che mi vide mentre disegnavo una pecora su una roccia piatta e si dice che quella pecora fosse così vera, così viva, che sembrasse pronta a belare e scappare via al rumore dei passi del maestro. Cimabue si fermò, guardò il disegno, guardò me, un ragazzino sporco di fango con le mani nere di carbone. «Chi ti ha insegnato questo?» mi chiese. «Nessuno, messere», risposi io, «solo gli occhi». Non so se andò esattamente così. La memoria con i secoli diventa mito, ma ricordo lo sguardo di Cimabue. Non era invidia, era stupore. Chiese a mio padre di portarmi a Firenze, di farmi entrare nella sua bottega. Mio padre accettò.
Forse per orgoglio, forse perché una bocca in meno da sfamare al pascolo era un sollievo. E così lasciai il silenzio verde del Mugello per il caos di Firenze. Firenze nel 1270 non era ancora la culla del Rinascimento che conoscete. Era una città di torri scure, di faide di sangue tra guelfi e ghibellini, di vicoli stretti dove il sole faticava a entrare, ma era viva. Dio, se era viva. Entrai nella bottega di Cimabue e il mondo cambiò odore. Non più lana e terra, ma trementina, uovo marcio, colla di coniglio, pigmenti macinati, lapisazzuli, ocra, cinabro. Ero un apprendista. Il mio compito era macinare i colori fino a farmi sanguinare le mani, preparare le tavole, pulire i pennelli, ma i miei occhi rubavano tutto. Guardavo Cimabue dipingere i suoi Cristi enormi, maestosi. Lui stava cercando di dare volume alle figure, stava provando a staccarsi dalla rigidità greca, ma c'era ancora paura, paura di osare troppo. Io non avevo quella paura, ero un contadino. Per me la verità era la cosa più semplice del mondo. Si racconta che un giorno, mentre il maestro era fuori, dipinsi una mosca sul naso di una figura che lui aveva appena abbozzato. Una mosca. Nera, lucida, fastidiosa. Quando Cimabue tornò, provò a scacciarla con la mano, 1, 2 volte, prima di capire che era dipinta. Rise? Si arrabbiò? No. Capì che l'allievo stava iniziando a guardare dove il maestro non arrivava. Avevo 20 anni o poco più quando il mio nome iniziò a circolare non come l'allievo di Cimabue, ma come Giotto. E la grande occasione arrivò. Non da un mercante, ma dai frati, Assisi, la Basilica di San Francesco, il luogo dove si voleva raccontare la vita del santo che aveva parlato agli uccelli e ammansito i lupi. Fino ad allora i santi erano icone distanti. Francesco no. Francesco era stato un uomo, aveva camminato su quella terra, aveva sofferto il freddo, aveva pianto. Come si poteva dipingerlo come un idolo bizantino, freddo e dorato? Non si poteva. Bisognava dipingerlo come un uomo e per farlo serviva qualcuno che non avesse paura della realtà. Servivo io. Viandanti, questa è stata la mia genesi. Da pastore che graffiava le pietre a pittore che avrebbe graffiato l'anima dell'Europa. Ciò che state per vedere ora è come ho preso il cielo d'oro del Medioevo e l'ho strappato via per dipingerci sopra l'azzurro infinito della vita. La strada è polverosa, le impalcature sono alte e pericolose, ma la vista da lassù è divina. Seguitemi. Arrivai ad Assisi che ero poco più di un ragazzo, ma con la fame di un gigante. Era l'anno del Signore 1290 circa. La Basilica Superiore era un cantiere che profumava di calce fresca e santità. L'ordine francescano aveva un problema, e quel problema era la loro stessa grandezza. Francesco, il poverello, predicava l'umiltà, ma la sua chiesa era diventata una reggia. Come conciliare la povertà con l'oro? Come raccontare la vita di un uomo che si era spogliato di tutto usando l'arte più ricca del mondo? I maestri romani erano già lì, Torriti, Cavallini, dipingevano alla vecchia maniera figure solenni, immobili, che ti guardavano dall'alto in basso. Io feci una scelta che cambiò la storia. Decisi di eliminare il fondo oro. Per secoli il cielo nei dipinti era stato una lastra d'oro zecchino. Simboleggiava l'eternità, il divino, un luogo dove il tempo non esiste. Ma Francesco aveva vissuto nel tempo. Aveva camminato sotto il sole, sotto la pioggia, sotto le stelle. Così presi il lapislazzuli, lo macinai fino a renderlo polvere sottile e dipinsi il cielo, un cielo azzurro, un cielo vero. Quando i frati videro il primo riquadro, il dono del mantello, rimasero senza fiato, videro 2 colline rocciose che si incontravano e in mezzo un uomo.
non un simbolo piatto, un uomo con un volume. Se aveste potuto toccare l'affresco, avreste sentito la rotondità delle spalle di Francesco. Mentre dipingevo la scena del presepe di Greccio, feci qualcosa che nessuno aveva mai osato fare. Girai la croce, guardate bene quell'affresco, la croce di legno che pende sull'iconostasi non si vede di fronte come era obbligo sacro, la si vede da dietro. Si vede la struttura, il legno grezzo, i rinforzi. Stavo dicendo al mondo, Dio è ovunque, anche dietro le cose, anche nello spazio che occupiamo noi. Stavo inventando la profondità prima che i matematici inventassero la prospettiva. Lavoravamo su impalcature che oscillavano a 30 metri da terra, mangiavamo polvere e respiravamo i vapori della calce. La tecnica dell'affresco non perdona, hai poche ore finché l'intonaco è bagnato per imprigionare il colore. Se sbagli devi picconare tutto e ricominciare. Non c'era tempo per i dubbi, la mia mano doveva essere veloce come il pensiero. In quegli anni ad Assisi non dipinsi solo santi, dipinsi la disperazione e la gioia. Nella scena della morte di Francesco, guardate i frati, non sono maschere identiche, uno piange coprendosi il volto, l'altro bacia le mani con devozione, un altro guarda il cielo smarrito, ognuno ha il suo dolore. Perché il dolore umano è unico e io volevo rispettarlo. La voce del mio lavoro corse più veloce di un cavallo al galoppo, superò gli Appennini e arrivò al cuore del mondo, Roma. Sul trono di Pietro sedeva Bonifacio VIII, un papa potente, terribile, ambizioso. Voleva indire il primo giubileo della storia per l'anno 1300. Roma doveva splendere. Il Papa inviò dei cortigiani in tutta Italia per cercare il miglior pittore. Voleva metterci alla prova. Arrivarono nella mia bottega tra le colline toscane chiedendo un disegno, una prova della mia maestria da portare al pontefice. Vidi gli altri pittori affannarsi a disegnare angeli complessi, architetture impossibili, per impressionare il Santo Padre. Io presi un foglio, intinsi il pennello nel colore rosso. Appoggiai il gomito al fianco, fermai il respiro e con un solo movimento del polso senza compasso tracciai un cerchio. Perfetto, chiuso su se stesso senza la minima sbavatura. Il cortigiano mi guardò, offeso. «È tutto qui? Non mi date altro?» Risposi sorridendo. «È anche troppo. Portatelo al Papa insieme agli altri e vedrete se capirà». Bonifacio capì. Capì che per fare una cosa così semplice e così perfetta serviva una mano che non tremava davanti a Dio né davanti agli uomini. Quella O di Giotto divenne proverbiale. Andai a Roma, 1300. La città eterna era un formicaio di pellegrini. Lì realizzai il mosaico della navicella per l'antica basilica di San Pietro e affrescai la loggia del Laterano. Vidi il Papa affacciarsi e proclamare l'anno santo. Lo dipinsi lì sotto un baldacchino mentre leggeva la bolla papale. Ma Roma mi insegnò anche altro. Mi insegnò l'arte del guadagno. Capii che l'arte non era solo spirito, era denaro. E io, figlio di contadini, sapevo dare valore a ogni singola moneta. Iniziai a gestire la mia bottega con l'astuzia di un mercante. Avevo allievi, collaboratori, prendevo commesse in città diverse, diventai ricco. Molti si immaginano l'artista come un sognatore povero. Io no. Io compravo terreni nel Mugello, affittavo telai ai tessitori poveri. Sì, facevo prestiti e pretendevo di essere ripagato. Ero un uomo duro, forse. O forse ero solo un uomo che sapeva che la bellezza ha un costo e qualcuno deve pur pagarlo. Ero anche brutto, dicono. Il mio amico Boccaccio scrisse che non c'era uomo più brutto in Firenze. Basso, con la testa grossa, un occhio più piccolo dell'altro, forse camminavo zoppicando un poco. Eppure, quando prendevo il pennello, la bruttezza svaniva e i re e i papi pendevano dalle mie labbra. Ebbi 8 figli, 8.
Una famiglia numerosa da sfamare e sistemare. La mia vita non era eterea, era fatta di carne, di contratti notarili e di urla di bambini. Ma il mio capolavoro, quello per cui la mia anima sarà pesata nel giorno del giudizio, non fu a Roma né a Firenze, fu a Padova. Era l'anno del Signore 1303 o forse 1305. Mi chiamò Enrico Scrovegni. Enrico era l'uomo più ricco di Padova, ma la sua ricchezza grondava sangue e peccato. Era figlio di Reginaldo, un usuraio così famoso che Dante Alighieri lo aveva messo all'inferno, nel girone dei violenti contro l'arte e la natura. Enrico aveva paura, temeva per l'anima di suo padre e soprattutto per la sua. Voleva comprare il paradiso. Costruì una cappella, un piccolo scrigno di mattoni sulle rovine di un'antica arena romana e chiese a me di dipingerla, tutta. Entrai in quella stanza vuota. Era un tunnel, semplice, senza colonne che interrompevano la vista. Una tela bianca perfetta. Sentii che quella era la mia occasione per raccontare la storia della salvezza come un unico, immenso romanzo popolare. Ordinai chili di blu oltremare, costava più dell'oro. Arrivava dalle miniere dell'Afghanistan, viaggiava per mesi sui cammelli, sulle navi, per arrivare sulla mia tavolozza. Volevo che chiunque entrasse lì dentro si sentisse immerso nel cielo. Iniziai a dipingere le storie di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, e lì dipinsi il bacio. Guardatelo. Gioacchino e Anna si incontrano alla Porta Aurea, non si toccano solo le mani, si abbracciano, i loro volti si fondono, le labbra si cercano, è il primo vero bacio della storia dell'arte italiana. C'è tenerezza, c'è l'intimità di due anziani sposi che si ritrovano dopo la paura. Non sono santi di gesso, sono marito e moglie, poi scesi verso le storie di Cristo, il compianto sul Cristo morto. Qui ruppi ogni regola. Misi le figure di spalle, nessuno metteva i personaggi di schiena allo spettatore, ma facendo così creai uno spazio vuoto al centro, un vuoto che vi invita a entrare, a sedervi lì accanto al corpo di Gesù. E gli angeli, guardate gli angeli nel cielo, non cantano composti, si strappano le vesti, urlano, si coprono gli occhi per non vedere l'orrore della morte, sono disperati. Sono furiosi. Era questo che volevo, che la fede passasse attraverso le viscere, non solo attraverso la mente. Sulla controfacciata dipinsi il giudizio universale, enorme, spaventoso. L'inferno è un caos di corpi, di diavoli blu che stritolano, mangiano, defecano anime. Lì misi tutto l'orrore del mio tempo. Ma proprio lì, sotto la croce, dipinsi Enrico Scrovegni, in ginocchio, mentre offre il modellino della cappella alla Vergine. Lo dipinsi dalla parte dei beati. Lui mi pagò per questo, per essere salvato dalla pittura, visto che le preghiere forse non bastavano. Arte e compromesso, fede e denaro. La cappella degli Scrovegni è il figlio bellissimo di questo matrimonio impuro. Tornai a Firenze, che era una celebrità. Era il 1310, poi il 1320. La mia città stava crescendo a dismisura. I banchieri fiorentini, i Barti, i Peruzzi erano i padroni d'Europa. Prestavano soldi ai re d'Inghilterra e di Francia e volevano cappelle private nella nuova basilica di Santa Croce. Lavorai per loro nella cappella Bardi. Raccontai di nuovo San Francesco, ma ero cambiato. Non ero più il giovane esplosivo di Assisi. La mia pittura si era fatta più essenziale, più monumentale. Lasciavo grandi spazi vuoti nelle architetture. Avevo imparato che il silenzio in un dipinto pesa quanto una figura, ma la curiosità è un'altra. In quegli anni la mia bottega era una fabbrica. Non facevo tutto io, non avrei potuto. Disegnavo l'idea, facevo gli occhi, i volti, le mani. Il resto lo lasciavo ai miei allievi, Taddeo Gaddi, Maso di Banco. Il mio nome divenne un sigillo, una garanzia, molto prima che i mercanti iniziassero a marchiare le loro merci.
Un'opera era di Giotto, anche se io l'avevo solo toccata alla fine. La mia firma era garanzia di valore. Ero diventato grasso, ricco e cinico. C'è una novella che racconta di un giorno in cui stavo andando in una proprietà di campagna con un avvocato, messer Forese da Rabatta. Ci sorprese un temporale. Ci rifugiammo in una catapecchia e ci facemmo prestare 2 mantellacci vecchi e infangati da un contadino. Mentre cavalcavamo sotto la pioggia, fradici e sporchi, Forese mi guardò. Io ero, come vi ho detto, brutto di natura e conciato in quel modo dovevo essere orribile. Forese mi disse: «Giotto, se uno straniero ti vedesse ora, crederebbe mai che tu sei il miglior pittore del mondo?» Io lo guardai sogghignando e risposi: «Lo crederebbe se, guardando te, credesse che tu sai leggere l'ABC». Avevo la lingua tagliente come il pennello, ma l'Italia non mi bastava. Nel 1328 arrivò una chiamata dal sud. Re Roberto d'Angiò. Napoli. Napoli era diversa da tutto. Non era la Repubblica Mercantile di Firenze, non era la teocrazia di Roma, era una corte reale, raffinata, affacciata sul mare, piena di poeti e letterati. Re Roberto mi volle come primo pittore di corte nostro familiare. Mi diede uno stipendio fisso, alloggio e protezione. Mi trovai bene con lui, era un uomo colto che amava scherzare. Si racconta che un giorno d'estate facesse un caldo insopportabile. Il re mi guardò mentre dipingevo sudato e mi disse: «Giotto, se io fossi in te, con questo caldo smetterei di dipingere un po'». E io risposi, senza alzare lo sguardo dalla tavola: «Certamente, sire, se io fossi in voi, smetterei anch'io». A Napoli affrescai la Cappella Palatina nel Maschio Angioino e la Sala degli Uomini Famosi. Purtroppo il tempo è stato crudele. Di quegli anni napoletani è rimasto pochissimo. I miei giganti antichi, i miei eroi dipinti per il re, sono stati cancellati dalle ristrutturazioni, dai terremoti, dall'incuria. È il destino dell'artista. Creiamo per l'eternità, ma lavoriamo su intonaco che si sgretola. Eppure, a Napoli lasciai un segno nel cuore della cultura. Boccaccio e Petrarca mi conobbero lì, o tramite la fama che lì avevo consolidato. Per loro non ero un artigiano, ero colui che aveva riportato in vita l'arte degli antichi romani. Tornai a Firenze per l'ultimo atto. Era l'anno 1334. Avevo quasi 70 anni, un'età venerabile per l'epoca. La città mi diede l'onore supremo, non come pittore, ma come architetto. Mi nominarono capomastro dell'Opera del Duomo. Firenze voleva un campanile, non una torre qualsiasi, voleva, come recitava il decreto, la cosa più bella e magnifica che si potesse immaginare. Io non ero un costruttore di professione, ma ero Giotto. Avevo passato la vita a costruire spazi con il colore, ora li avrei costruiti con il marmo. Disegnai una torre che sfidava la gravità. Non volevo la pietra grigia e severa delle fortezze medievali, volevo colore. Bianco di Carrara, verde di Prato, rosa di Maremma. Il campanile doveva sembrare un ricamo di pietra, un gioiello posato accanto alla cattedrale. Posai la prima pietra il 18 luglio del 1334. Fu una festa immensa, vescovi, clero, magistrati. E io lì, il vecchio pastore del Mugello, a dirigere i lavori. Dicono che commisi un errore nelle fondamenta, che le feci troppo strette e che per il dolore mi ammalai. Forse è vero, forse no. Andrea Pisano dovette correggere il tiro dopo di me, ma il disegno, l'idea, l'anima di quella torre è mia. Saliteci oggi, se avete fiato. Guardate i marmi, è pittura trasformata in architettura. L'anno 1337 arrivò con il freddo di gennaio. La mia mano, quella mano che aveva disegnato il cerchio perfetto, che aveva dato il primo bacio dipinto della storia, che aveva fatto piangere i francescani e assolvere gli usurai, si fermò.
Morì a Firenze l'8 gennaio. Mi seppellirono in Santa Reparata con onori solenni. Non morii da povero né da dimenticato. Morii sapendo di aver cambiato il modo in cui gli uomini vedono se stessi. Prima di me guardavate un'immagine sacra e vedevate un Dio lontano. Dopo di me guardate un'immagine sacra e vedete un uomo che soffre, ride, ama. Ho preso il divino e l'ho fatto scendere sulla terra. Ho dato ai santi l'ombra, perché senza ombra non c'è corpo e senza corpo non c'è vita. Questa è stata la mia arte, non la perfezione fredda, ma la verità calda, imperfetta, umana. E ora la parola torna a voi, viandanti della bellezza. Il colore ormai è asciutto. Se siete arrivati fin qui, significa che avete avuto la pazienza di guardare oltre la superficie, proprio come feci io quel giorno su una roccia del Mugello. Ora la mia voce si spegne e lascio che sia il silenzio a parlare, quel silenzio che ho cercato di dipingere tra gli sguardi dei miei angeli e le lacrime delle mie madri. Molti, dopo di me, hanno camminato sulla strada che ho tracciato. Hanno detto che ho rimesso in piedi la pittura che era morta. Forse è vero, o forse l'ho semplicemente svegliata da un lungo sonno dorato. Ho aperto la porta della realtà e attraverso quella porta sono passati Masaccio con la sua gravità potente. È passato Leonardo con il suo mistero. È passato Michelangelo con la sua forza terribile. In un certo senso, sono tutti figli della mia matita di carbone. Senza la mia O imperfetta e umana, forse non ci sarebbe stata la cupola del Brunelleschi. Senza il mio cielo azzurro di Padova, forse la Cappella Sistina sarebbe ancora un cielo stellato e piatto. Ma non pensate a me come a un monumento di marmo intoccabile. Sono stato un uomo. Ho amato il guadagno quanto l'arte. Ho avuto la lingua tagliente e le mani sporche. Ho cercato la gloria terrena mentre dipingevo quella celeste. La mia lezione non è nella tecnica. La tecnica si supera, si evolve, invecchia. La mia lezione è nel coraggio di guardare. Guardate il mondo che vi circonda. Non accontentatevi dei simboli, delle apparenze, di ciò che vi dicono essere la tradizione. Cercate l'ombra dietro la luce, cercate la ruga sul volto del potente, cercate l'emozione vera dietro la maschera. La verità è l'unica cosa che non passa mai di moda. I miei affreschi si scrostano, i terremoti feriscono le basiliche, i colori sbiadiscono sotto la luce dei secoli. Ma l'idea che l'uomo sia degno di essere rappresentato nella sua interezza, con i piedi ben piantati per terra e il cuore rivolto al cielo, quella non morirà mai. Quando uscite da qui, quando spegnete questo schermo, fate come il pastorello di Vespignano. Fermatevi, osservate e trovate la meraviglia nelle cose semplici, in una pecora, in un sasso, in un volto stanco. Lì si nasconde l'eterno. Anime curiose, se questo viaggio nel colore e nella storia vi ha emozionato, non andate via senza lasciare un segno. Iscrivetevi al canale, entrate nella nostra bottega. Qui la storia non è polvere, è vita che scorre ancora. E ora ho bisogno della vostra voce, forte come quella dei miei committenti. Chi volete vedere sul prossimo ponteggio? Quale altra grande anima della nostra storia vorreste veder prendere vita attraverso queste parole? Un altro maestro dell'arte? Un potente sovrano? O forse un genio incompreso? Scrivetelo nei commenti. Io tornerò nel mio silenzio, ma la storia italiana ha ancora 1000 voci che aspettano solo di essere ascoltate. Io sono Giotto di Bondone e ho dipinto l'anima dell'Italia. Alla prossima storia.